In questa lezione impareremo insieme a fare una pittura materica, lavorando ad olio sia con la spatola che anche con i pennelli. Innanzitutto mi sono procurata una tavoletta che ho trattato dando una base acrilica e poi dell'olio. Oppure potete anche verniciarla su di essa. Ho fatto il disegno, poi inizio subito lavorando con il colore ad olio. Io il diluente acquarage o trementina che volete usare, io lo uso solo per sciacquare il pennello, ma vedrete che durante il lavoro non uso quasi mai sciacquare il pennello perché mi piace che anche il colore successivo che vado a prelevare dalla tavolozza sia un pochino, in un certo senso, sia un pochino sporcato con il colore precedente. Al massimo pulisco con un panno. Vado a lavorare con una pittura molto materica. All'acquaragia io ho abbinato anche un seccativo proprio per accelerare l'essiccazione del colore. Lavoro anche con spatole, alternando spatole e pennelli, proprio perché in base all'esigenza, all'effetto che voglio creare, dovrò usare a volte spatole più larghe, a volte pennelli più fini a punta. E una cosa importante è quella di lavorare alla prima, vale a dire non ripassare troppe volte sulle cose fatte, perché il colore, essendo fresco, mi cambierebbe il colore sopra. Per esempio, se io sotto metto un colore scuro e poi vado subito con i bianchi, se sotto c'è un verde, il mio bianco asciugandosi non rimarrà bianco, ma si fonderà con il verde sottostante. Quindi bisogna lavorare molto materico e alla prima, vale a dire non ritornando troppo sulle cose, piuttosto uno fa un altro soggetto. Con spatole particolari più allungate vado a fare dettagli più sottili e poi di solito sbozzo la prima parte con pennelli e materia e poi ritorno dopo con la spatola. Tutto questo avviene per tutte le varietà di fiori e per tutte le parti, dettagliando sempre più, ma non ritornando mai troppo sui miei passi, altrimenti il colore si impasta tutto e non diventa più una tecnica alla prima. Vi ricordo che in descrizione potete trovare anche i materiali che io uso,
Tra l'altro ho creato anche uno shop artistico che vi consente di avere già a disposizione tutti i materiali che io uso, materiali a volte anche particolari in base alle esigenze, perché come sapete la pittura a olio, come neanche la pittura acrilica o gli acquerelli, esistono anche dei medium. In questo caso io non ho utilizzato dei medium, ma ci sono dei medium importantissimi, tipo il medio d'impasto che serve per creare spessore. Io nel mio caso lo spessore l'ho fatto semplicemente mettendo più colore. Esiste per l'acrilico per esempio un medium ritardante, insomma tutta una serie di accorgimenti che potete usare per i vostri dipinti. Sono segreti, tra virgolette, di mestiere, ma oggigiorno in commercio si trovano davvero tanti prodotti. Se non l'avete fatto, vi invito ad andare in descrizione e a dare un'occhiata, diciamo, a questo shop che io anche ho pubblicato, dove indico volta a volta anche tutti i materiali che uso. Grazie per avermi seguita, a questo punto il lavoro è praticamente terminato, guardate che dettagli ci sono molto materici, a spessore logicamente per riuscire a asciugare un lavoro come questo occorrerà un bel mesetto. Grazie per avermi seguita, poi potete anche comunque verniciarlo.